Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti quest'oggi, giornata piena quella di ieri per quanto riguarda il nostro Napoli, direttamente per quanto riguarda il calciomercato, indirettamente per quanto riguarda la conferenza stampa di presentazione del nostro Giuntoli, al di là delle indiscrezioni sulle maglie del Napoli che sono uscite su tutti i social. Molto probabilmente saranno quelle le maglie che avete visto, credo sicuramente tutti. A me non dispiacciono, ma vedremo poi nella presentazione se ci sarà qualche coniglio dal cilindro che non conosciamo o saranno queste le maglie ufficiali del nostro Napoli. Ne parliamo in questo video ragazzi, vi dico la mia su Faraoni, su Giuntoli e le sue dichiarazioni e poi se vogliamo alla fine del video vi dico anche il mio parere personale sulle maglie che sono uscite per il nostro Napoli. Partiamo. Prima di cominciare, ovviamente se volete ragazzi iscrivetevi al canale, un bel like a questo video, se non l'avete ancora fatto mettetelo adesso prima che ci dimentichiamo e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Partiamo da Faraone al Napoli. I contatti sembrano avviati, sembra che Faraoni sia la scelta principale per far rifiatare Di Lorenzo sulla fascia destra quando ce ne sia bisogno. A me è un calciatore che non dispiace per alcuni motivi. È intelligente tatticamente, non è giovanissimo, quindi non è un calciatore che ti vai a giocare una partita su un campo difficile a livello di tifo e va a finire che gli cominciano a tremare le gambe, eccetera, eccetera. Quindi esperienza, 31 anni mi sembra che a Faraoni, duttile tatticamente, i piedi sono discreti, qualche gol lo fa. Ovviamente Faraoni, se vogliamo dirla tutta, non è nemmeno un terzino naturale perché la fase difensiva non è quella di un terzino. Faraoni è più un esterno, quasi un esterno di centrocampo. Se la vogliamo mettere così, forse per caratteristiche e piede, inserimento, eccetera, eccetera, si avvicina più alle caratteristiche di un Mario Rui, per esempio, ma non di un Olivera che a livello difensivo parliamo della fascia sinistra, ma per fare un paragone, di Olivera che a livello difensivo ovviamente ti garantisce qualcosina in più. A me non dispiace per niente, sarebbe un colpaccio da fare perché ovviamente Zanoli deve partire e io voglio che Zanoli vada a farsi un anno intero da un'altra parte perché altrimenti si brucia un possibile futuro anche di nazionale italiana perché Zanoli è tanta tanta roba sulla fascia destra e lasciarlo a Napoli con Di Lorenzo avanti dove va a finire che non trovi spazio come quest'anno, poi arriviamo a gennaio che vuoi giocare e ci imbattiamo in prestiti o scambi strani così come è stato Zanoli alla Samp e Beresischi a Napoli, quindi meglio che vada da inizio ritiro, da adesso, da quando sarà comunque in questa sessione di mercato, si trovi la collocazione per Zanoli e torni a Napoli l'anno prossimo con un anno in più di esperienza. Detto questo, parliamo un attimo di Giuntoli. Allora, diciamo che inizio così. Una mesa chiave come persona sei sicuramente. Detto proprio così, schietto e sincero, ma non perché te ne sei andato alla Juve, non perché hai lasciato Napoli, perché poi a livello professionale si può fare ciò che si vuole, però non sapendo io che aggiunto lì era un gobbo nel DNA, ci sono rimasto proprio completamente fulminato davanti alla conferenza stampa di Giuntoli, però poi l'ho fatto oggi il video perché bisogna metabolizzare, bisogna ragionare a caldo, poi si dicono delle cose che alla fine possono rivelarsi anche un tantino ignoranti dal mio punto di vista, quindi ponderato e la mia opinione è dal punto di vista professionale, visto che abbiamo constatato che Giuntoli è un gobbo nel DNA, dal punto di vista professionale si va anche ad alzare la qualità del lavoro fatto a Napoli perché da gobbo fare ciò che ha fatto a Napoli non è da tutti e non sarebbe stato da tutti. Poi sì, mi potrete dire no, ma quelli sono professionisti, il tifo lo devono lasciare da parte. Sì, e infatti Giuntoli da professionista
ha lasciato il tifo da parte e ha fatto ovviamente il bene del Napoli, al di là dei colori che si supportano. Da questo punto di vista, tanto di cappello e chapeau. Però, dal punto di vista umano, poteva fare anche meno in questa conferenza, diciamo, di presentazione. Ci vediamo comunque il 3 marzo. Sarai accolto come meriti dopo questa conferenza stampa, perché ovviamente dopo 5 minuti dalla fine della conferenza ci sono state già insurrezioni dappertutto di tifosi del Napoli, eh, giuste e diciamo anche giustificate per come è stata fatta la conferenza stampa, perché io comunque, pur essendo diciamo un gobbo, io Giuntoli andavo a fare una conferenza, sì, forse colorita così, ma un tantino un po' più rispettosa, ecco, forse nei confronti della società che hai lasciato, tifosi, eccetera, eccetera, ma questo è un lato umano che o ce l'hai o non ce l'hai. Poi Giuntoli, dal punto di vista del mestiere, la sa molto lunga, e vista anche la situazione Juve in questo momento, serviva anche alla Juve una conferenza, la Juve e tutto l'ambiente che circonda ovviamente la società bianconera, serviva una conferenza stampa e un arrivo così proprio con il botto e con fiammate del genere anche a livello mediatico, perché rialza il morale di tutti, eccetera, eccetera. Quindi Giuntoli di mestiere, quindi ha fatto questa conferenza, diciamo, palese da gobbo bianco-nero. Ne prendiamo atto e ti aspettiamo il 3 di marzo. Napoli-Juve, verrai accolto come sono stati accolti tutti quelli che sono andati da Napoli a Torino. Ovviamente ti devi prendere le conseguenze dei gesti che hai, non dei gesti, ma delle parole che hai usato. Te ne prendi le conseguenze e verrai accolto, diciamo, con la stessa moneta. Detto questo, parliamo delle maglie un attimo e vi dico la mia. Ovviamente avete visto sicuramente le foto. A me non dispiacciono quelle maglie, al di là di quella foto del Vesuvio sulla maglia bianca, che ci può stare, non ci può stare. Spero che sulla maglia bianca i righini siano blu scuro e non neri, perché dalle foto si vede ben poco. La maglia azzurra a me non dispiace, non mi suona solamente il cambio di azzurro tra le spalle e il petto, dove ci sono le linee che dividono poi le spalle e il busto. C'è quel cambio di azzurro che può essere la fotografia, sicuramente può essere un'inquadratura di luce, ci possono essere tanti fattori che poi possono farti sembrare la maglia così. Vedremo alla presentazione e daremo ulteriori giudizi quando le maglie saranno uscite. Ho fatto questo video perché volevo dire la mia su Giuntoli, su Faraoni, sempre Forza Napoli, una mesa chiave che sei diventato Giuntoli da oggi avversario. Ovviamente sportività come sempre, però che schifiamo i bianconeri è un dato di fatto e non ci nascondiamo. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, sempre Forza Napoli, ciao.